Buongiorno a tutti amici, bentornati in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme i cannoli siciliani, uno dei dolci più famosi della tradizione siciliana. Prepararli in casa è molto semplice. Prendiamo una ciotola e andiamo a mescolare insieme 500 g di ricotta di pecora, 200 g di zucchero semolato. Setacciamo la ricotta con lo zucchero per ben 2 volte, fino ad ottenere una crema liscissima. Copriamo con pellicola alimentare e mettiamo in frigorifero. Prepariamo i cannoli con 100 g di farina, 8 g di zucchero, 12 g di strutto, 1 g di cacao, 8 g di uovo, 4 g di aceto, 24 g di vino e un pizzico di sale. Possiamo preparare il nostro impasto utilizzando le mani oppure una planetaria. Una volta che abbiamo impastato i nostri ingredienti, riponiamo in frigorifero coperto con pellicola alimentare per almeno una mezz'oretta. Con questo impasto otterremo 10 cannoli. Dividiamo la pasta in 2 parti, avendo cura di coprire l'altra metà con la pellicola in modo che non si secchi. Appiattiamo con il matterello e sfogliamo utilizzando una macchina per la pasta o una sfogliatrice. Prima di tutto però dobbiamo avere cura di fare delle pieghe per rinforzare l'impasto, renderlo più forte, elastico e soprattutto questo processo ci aiuterà a far fare tante bollicine in superficie. Dopo aver rinforzato l'impasto per 3-4 volte, passiamo alla sfogliatura e porteremo la nostra pasta a uno spessore di 2 mm. Coppiamo quindi i dischetti di circa 10 cm, oppure possiamo utilizzare un coppapasta a forma di rombo. Tiriamo un po' i lembi, arrotoliamo su un cilindro per cannoli e fermiamo l'impasto con una spennellata di uovo. In questo modo i bordi si sigelleranno ed è molto importante farli sigillare perché altrimenti durante la frittura si apriranno. Quindi mi raccomando, un po' di pressione. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie di cuore. Passiamo quindi alla frittura. La tradizione vuole che si frigga in strutto. Io in questo caso sto friggendo in olio vegetale, olio di semi, o possiamo utilizzare olio di arachidi. Naturalmente utilizzare un grasso come il lardo, lo strutto, ci permetterà di avere una frittura più asciutta rispetto invece all'olio che tende ad fare imbevere maggiormente il cannolo. Però è sempre un po' una questione di gusto e di scelta personale. Una volta che i nostri gusci sono pronti, possiamo farcirli con la crema di ricotta. Possiamo utilizzare una spatola, un cucchiaio, oppure per fare prima una sac à poche, come sto facendo io. Semplice e veloce. E infine li possiamo decorare con scorzette d'arancia, ciliegine candite, pistacchio di Bronte e naturalmente una spolverizzata di zucchero a velo. Se vi piace il cioccolato, potete aggiungere anche delle gocce di cioccolato come decorazione oppure già all'interno della ricotta stessa. Fatemi sapere se questa ricetta vi è piaciuta. Mi raccomando, lasciate un like per sostenere il video, condividete con gli amici e iscrivetevi. Alla prossima!